Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche romantiche per il mese di agosto 2024. Abbiamo la carta della luna, amici dello Scorpione, periodo di nostalgia per qualcuno, periodo di sogni, ma quando c'è la luna si può anche parlare di qualche tipo di proiezione, ovvero di una realtà che si vede a metà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è il corso di tarocchi base e l'altro è un corso di metafisica base sui chakra. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al corso del 21 di settembre 2024, che è un corso di approfondimento solo ed esclusivamente sulle famiglie reali dei tarocchi. Sono già aperte le iscrizioni, quindi se avete piacere di leggere il programma mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per voi questo mese. 7 di pentacoli, 2 di coppe, 7 di coppe, 10 di pentacoli, abbiamo un fante di spade e un 10 di bastoni. La luna credo faccia riferimento a qualche tema, ragazzi, legato al passato che potrebbe ritornare a galla. E che in realtà sarebbe ora di lasciarsi alle spalle. Adesso andrò a vedere carta per carta e parlerò della vostra energia e poi farò gli vari esempi, single, coppie consolidate, coppie più o meno. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, allora abbiamo un 9 di coppe. Vi sento un po' in un'energia statica, ferma, di attesa, anche un po' pigra magari per qualcuno, un po' dormiente, magari siete in modalità vacanza, per dire. E poi abbiamo gli amanti. Se per caso siete single, ho come l'idea che stiate aspettando che arrivi l'amore della vostra vita. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché c'è effettivamente un qualche tipo di incontro molto interessante, direi. 4 di bastoni e la temperanza. Sento ragazzi che se non avete nessuno potreste incontrare qualcuno, magari potrebbe anche essere qualcuno del passato, con il o la quale passerete un buon periodo, un buon tempo, mi viene da dire, tempo proprio di orologio. Andiamo a vedere cioè delle buone ore piuttosto che delle buone serate, dei buoni incontri, come se il tempo condiviso fosse bello, armonioso. Andiamo a vedere il 7 di coppe perché qui sento anche una sorta di riferimento con la luna. Il 7 di coppe io lo vedo molto come quando ci parte la testa con mille idee, mille obiettivi. Difatti abbiamo anche un 2 di bastoni che mi parla di guardare al futuro, pensare al futuro, progettare. Poi abbiamo la regina di coppe, un 6 di pentacoli e un 2 di spade. Ci sono una serie di prospettive, in effetti, che si potrebbero aprire con questa persona.
Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. 9 di pentacoli, regina di spade, 10 di spade. Voglio andare a vedere anche il 5 di spade. Re di spade, 5 di bastoni e forza. Che interessante. Re di spade, regina di spade. Sento che potenzialmente potrebbe essere una coppia di un certo tipo, e quando dico di un certo tipo, io che non ne parlo proprio mai, o che comunque cerco di limitare tutte le illusioni probabili, soprattutto perché avete anche questa luna, però ragazzi avete gli amanti, avete 4 di bastoni, avete 2 di coppe, potrebbe fortemente essere una relazione tra, prendetelo con le pinze, tra anime gemelle. Ok, ho sempre paura a dire questa cosa perché ci sono un sacco di false informazioni e non ho ancora avuto modo di dedicarmi a questo video perché mi piacerebbe farlo per spiegare il mio punto di vista perlomeno. Mm, però vi dico ni, nel senso che c'è la luna, ci sono proiezioni, potrebbe sembrare una relazione tra anime gemelle. Questo ve lo dico perché? Perché ragazzi avete il 5 di spade e il re di spade al contrario. Qua c'è aria di e conflitti dei 5 di pentacoli e la fuori. C'è aria di di dominio, di dominazione stavo dicendo. C'è aria di dominio, c'è aria di manipolazione, c'è aria di conflitti mentali, c'è aria di lotte dell'ego, di confusione, di qualcuno che si perde nelle discussioni. Ora, io non lo so se sia perché avete avuto già un trascorso con questa persona e quindi ci siano ancora dei temi da risolvere, oppure se sia l'attitudine di questa persona o semplicemente il modo in cui voi vedete la relazione e vi fate un po' trascinare da quello che dice l'altro. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Imperatore, regina di bastoni e di nuovo 7 di coppe. Allora ragazzi, se siete single, devo dire che ci sarà un bellissimo incontro, voi siete anche predisposti, ci potrebbero essere veramente le basi per costruire qualcosa di bello. Non fatevi fregare dal bisogno di non rimanere soli, dalla paura di rimanere soli, perché ho come la sensazione che questo sia un punto che non giochi proprio a vostro favore, perché da lì potreste essere facilmente manipolabili. Siccome avete la regina di spade e l'altra persona potrebbe essere un re di spade, quindi anche in questo senso vedo una sorta di allineamento di anime, vi dico, mantenete alto il vostro discernimento. Qui avete anche un 10 di spade, come se vi dicessero basta con la sofferenza, andate verso l'unione, andate verso l'espansione. Tenete presente che il 10 di pentacoli è una carta di ufficializzazione, è una carta di festa, è una carta di matrimonio, quindi può anche essere che questa persona la conosciate durante un banchetto, durante un matrimonio, durante una festa, durante una fiera, durante una sagra, ipotesi, però mantenete le antenne allerta, insomma, non vi fate troppo trasportare da certe illusioni, da certi ideali o da certe paure. Perché mi viene da dire che qui la paura di rimanere solo e la paura di non trovare nessuno potrebbe essere presente, insomma, nella vostra vita, come questa sensazione. Se siete in una relazione, allora, devo dire che l'energia è piuttosto bella, piuttosto in equilibrio.
Se la relazione è recente, anche qui ragazzi ho come la sensazione che si aprano delle strade per voi, però anche qui fate attenzione a non farvi incastrare dalle illusioni, non fatevi incastrare dall'ideale del coppia, dall'ideale del staremo per sempre insieme e dall'ideale del voglio creare una famiglia o mi piacerebbe avere una famiglia. Si parla, è giusto conoscersi, è giusto affrontare certi temi durante la conoscenza, ma perché ve lo dico perché avete la luna e due volte il sette di coppe. Qui è facile che vi facciate trasportare da sogni un po' troppo utopici con questa persona, quindi è molto importante mantenere i piedi a terra in questo periodo per voi. E ve lo dico perché qui c'è questa serie di conflitti interni, che vi dirò, se vi risuona come un conflitto con l'altra persona o una potenziale manipolazione, vi dirò che non so quanto sia fatto in modo intenzionale da parte dell'altro o dell'altra. Più che tutto è che sento che l'altra persona se ne va un po' per i fatti suoi, cioè nel senso, la vedo molto emotiva come personaggio, molto preso o presa dall'emozione del momento, che si fa un po' trasportare e che di conseguenza se voi state dietro a questa persona vi fate trasportare da questo mare di emozioni che insomma non è tanto lineare. Anche se vi dirò, apparentemente il periodo che passerete insieme, il tempo che passerete insieme sarà bello, sarà armonioso, sarà concreto, vi darà sicurezze e via dicendo. Però ecco, attenzione sempre ai voli pindarici della, della testa. Per quello che riguarda le relazioni difficili, diciamo così, ehm, vi dirò, apparentemente con questo po' di carte sembra che vada proprio bene il periodo. Si va verso una nuova stabilità. Avete 2 4, un 2, gli amanti, un 2 di coppe, gli amanti, quindi sembra che le cose inizino un po' a fluire, però anche qui attenzione alle manipolazioni. Attenzione ai sogni condivisi, a quelli che sono gli ami che vengono gettati perché voi abbocchiate. Che non è tanto, ripeto, io non lo sento come se fosse intenzionale da parte dell'altra persona, o magari anche da parte vostra, perché tutti manipoliamo anche se non siamo consapevoli. Però appunto è come, come questa sorta di farsi trasportare dalle emozioni, dai sentimenti, e qui ci potrebbero poi essere come delle scelte fatte anche un po' in modo impulsivo. Vi dico, voi avete la regina di spade, quindi ho come l'idea che ad un certo punto sarà il caso di mettere dei paletti e di lasciarsi indietro certi temi, soprattutto se, come vi avevo detto all'inizio, con questa persona che magari conoscete da un po', potrebbero già esserci stati delle discussioni, delle questioni, insomma, quello che qui si vede come tensione all'interno della coppia, è come se ci fosse la necessità con questo 10 di bastoni di lasciarsi le cose alle spalle, di pensare a quello che avete costruito di concreto e di pensare a tutto quello che ancora potreste fare insieme. Un passo alla volta però anche mi viene da dirvi. Andiamo a vedere un angelo del cuore, un oracolo. Lasciati aiutare dagli amici. Chiedi e accetta il supporto degli altri. Sento che vivrete comunque un momento conviviale nel mese di agosto e quindi può essere che lì incontriate i vostri amici o comunque se non sono proprio amici, ragazzi, alle volte ci sono degli sconosciuti, letteralmente, con i quali, scusate, ci si mette a parlare. Normalmente quando uno non ci conosce ci si sente meno soggetti al giudizio, quindi è anche più facile parlare di certi temi e alle volte queste persone che non ci conoscono ci danno delle dritte o ci fanno delle osservazioni che, wow, ci aprono veramente gli occhi. Ed è quello di cui avete bisogno voi in questo mese.
Andiamo a vedere un ultimo oracolo, prevede 2 oracoli. Allora, il primo è migliora la tua salute fisica. La lezione di oggi: pensa a come ti vedi come essere fisico. Ti percepisci debole o forte? Tendi a mettere scuse per spiegare perché non sei proattiva nella tua guarigione. Scusate, tendi a mettere scuse per spiegare perché non sei proattiva nella tua guarigione quando sai quello che puoi e devi fare? L'obiettivo: iniziare un'azione positiva nella tua vita per migliorare la tua salute fisica, tipo sport. E poi abbiamo, riconosci le sincronicità, bellissima carta. Prendi nota di tutti i successi sincronici e le coincidenze che succederanno oggi. Sii cosciente che niente succede per caso, per incidente. L'obiettivo: apprezzi i dettagli divini che si intelaiano in ogni momento nella tua vita. Wow, bellissima. E guardate, con tutte queste belle carte, devo dire che sì, è facile che incontrerete una persona che potrebbe diventare speciale. Attenzione alle lotte di potere, attenzione alle proiezioni, attenzione alle manipolazioni, tipo se io gli dico così, allora magari lui o lei fa così. Quella è una manipolazione, perché state modificando, cioè state pensando, state in modo strategico progettando che cosa fare per ottenere un risultato. Mm? Amici dello Scorpione, spero che della Luna stavo dicendo. Amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail. Io poi vi rimando la lettera di presentazione che vi spiega il lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente, se volete procedere a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è stata studiata come per essere una sorta di scuola, una sorta di guida per aiutare voi nel vostro processo di crescita e per aiutare voi a diventare maestri di voi stessi. Ok, quindi se avete piacere di dare un'occhiata potete curiosare nei titoli, quelli si vedono, sono le playlist con le copertine lilla, sono playlist numerate perché c'è un ordine logico con le quali vanno ascoltate. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!